Oh, ma ve la siete vista la puntata precedente? Oh, ma Adel che scompare? Cioè, prof e Fra che si sparano una giornata totale insieme rompendosi le palle preoccupati della scomparsa e poi alla fine... Boom! Il telefono suona libero e chi risponde? Chi risponde? Esatto! Nella puntata di questa sera torneremo un po' indietro nel tempo e vi faremo vedere come si sono conosciuti Adel, Alex e Simo. Buona visione. Esagero timori minori, ci scherzo sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che sferita di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma rivoglio quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ciao a tutti ragazzi, sono Simone Cecchino, il nuovo professore di tecnologia e disegno, sostituisco il prof Amato. Ma che ricostruzione è? Ma dai. Eri carino, dai. Eri carino, sì. Sì. Ma vediamo veramente come sono andate le cose. Ciao a tutti ragazzi, sono Simone Cecchino, il nuovo professore di tecnologia e disegno. Prendo il posto del professor Amato che dopo 30 anni di onorata carriera è finalmente riuscito ad andare in pensione. Comunque voi credo che non cambi nulla perché è il primo anno con questa materia, per me è il primo anno in questa scuola, quindi direi che possiamo iniziare a conoscerci facendo l'appello. Così vedo quanti siete, ma soprattutto chi siete. Allora. Aiello. Aliprandi. Aliprandi? Presente. Bertuccia. Hai Vertuga però. Calicchio. Ci sono proprio. Castelnuovo. Eccomi. Colombo. Colombo? Colombo. Colombo, ma tu per caso hai un parente o uno zio che si chiama Massimo? No prof, mio zio si chiama Alfio. Comunque volevo avvisarla che tra non molto devo uscire per una visita medica, tipo alle 11:30. Hai fatto firmare alla vicepreside? Comunque viene mio fratello maggiore a prendermi. Va bene. Autorizzazione concessa. Grazie prof. Di Leva. Presente? Di Maria. Sì. Ferri. Ci sono. Figini. Presente? Gelfi. Ci sono. Giotto. Presente. Mottin. Presente? Peverelli. Presente. Rusic. Ci sono. Sambito. Eccolo. Tettamanti. Qui. Perfetto ragazzi. Avanti. Professore! Ah, ma lei è nuovo. Sì, È pure meglio di quello dell'anno scorso. grazie. Sì. Ci sta qui è il fratello dell'alunno Piccione. Piccione. No, Piccione. Colombo. Colombo, preparati. Beh, ma lo faccio entrare. Sì. Non mi sono presentata, mi scusi, che cafona. Io sono Santina. Piacere Santina, io sono Simone. Per qualsiasi cosa, dovessi avere bisogno di qualsiasi cosa, mi trova qui al primo piano. Ok, grazie. Prego, entri pure. Buongiorno, piacere Simone. Giorgio. Beh, ragazzo, a livello di salute nulla di grave. No, spero. tutto bene. È che una leggera asma da sempre e... Boh. Giusto, poi anch'io ho uno zio asmatico che tutti i giorni è in giro col Ventolin. Anzi, Colombo, mi raccomando non dimenticarti il Ventolin. Sempre il Ventolin appresso. Va bene. Grazie prof, ciao a tutti. Colombo, ci vediamo giovedì. Terza ora, Giuro. Giorgio.
Sergio? Mi piace come nome. Sempre meglio di quella volta che è rientrato dicendo di essere mio zio. Attento, quella volta avevi la prof di matematica, come si chiama? Mancini? Non il cognome, il nome. Cristina. 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 Vabbè, basta cazzeggio. Ascolta, com'è andata con la firma? A posto, ho fatto quella di mia madre per quella del vicepreside. Profe nuovo, tutto carino. Certo, caro, esci pure prima. Pirla. Bravo, teppista di papà. Ma... cazzo è un Vertolin? Non Vertolin, Ventolin. È un apparecchio che serve a chi ha l'asma, per liberare il respiro. Ah, bella idea, genio, ma un nuovo arrivato pensa che sono asmatico. Semmai sei asmatico. Come vuoi, e intanto mi tocca portarmi dietro sto robo. E che problema c'è? Te lo compro io. E poi gli ho detto che è un leggero fastidio, eh? Puoi anche non usarlo. Ah, ma piano di oggi quindi? Allora ho sentito che a Cernobbio fanno i provini per una grossa produzione cinematografica e oggi girano pezzi grossi del cinema. E dove girano i pezzi grossi? Grossi imbecilli. Preciso. Ci giochiamo la parità del cane? No, oggi si fa sul serio. Non trovo mamma? Beh, sei abbastanza cresciuto per non trovare la mamma, eh? Prendetelo. Colo, oggi attiviamo il protocollo Figlio d'arte. Mi prendi in giro? Mai stato più serio di così. No, sono pronto. Ti giuro che sono pronto. Lo so che sei pronto, sei preparato. Questa volta ti prometto che andrà bene. Sono Andrà pronto, bene, sono lo so, pronto. andiamo. Sì. Andiamo. Ripetiamo. Arrivi in mezzo ai candidati. Aspetta, situa. Grande produzione cinematografica a Cernobbio. Regista? Tale Giulio Ternalli. Ma prove di discendenza le hai? Ancora dopo anni che credi di aver superato il maestro. No, certo che no, boss. E quindi? Controlla Telegram. No, vabbè, ma questo come l'hai creata? Dio santo Colo, fossimo nel 95, crederei possibile una domanda del genere, dai. Tranquillo. E quindi? Trovo il meno sveglio, ma vestito bene e inizio un po' a parlarci. Lo conosco. Sì, gli chiedi bene perché parte si candida, ti interessi bene a lui. Poi, per errore, mi lascio sfuggire di essere il figlio di Bernoulli. E magari Ternalli. Giulio. Ternalli. Ok, può bastare. Continua. Beh, una volta che poi sente il nome del regista, da lì gli faccio credere di sapere come farlo scegliere per la parte principale. Ottimo. Costo? Una piotta minima. Grande. No, io avevo pensato mezza, però quando alzi il tiro mi piace. Aspetta, ultima cosa. Piano B in caso di fallimento. Ha del protocollo figlio d'arte. Come può fallire? Sottovaluti la persona, poi magari quello sveglio, intelligente. Piano B. Abbasso il prezzo. Ok, e se non bastasse? Scappo. Colo, scappa. Tranquillo, Ad. Le riconosco con il fiuto gli idioti. Sì, lo so, state pensando che sono proprio un poco di buono, ma non è così, non è assolutamente così. Si tratta di piccolissimi reati per portarsi in tasca qualcosa in giovane età. Il colo dovevate vederlo, l'ho trovato da ragazzino che truffava l'edicolante con una maestria mai vista. Preso subito, contratto indeterminato, a chiamata, perché sono un truffatore, ma onesto. Concentrato. Eccoci. Sono pochissimi. Penso di averlo già individuato il soggetto. Ed è per questo che hai scelto me e non lui. Credo anch'io. Allora, concentrato, respira, piano B nel caso qualcosa non dovesse funzionare. Vai tranquillo. Vai cavallo. Perché questo? Oh, campione, tutto a posto? Sì, scusami, mi sono un pelo perso e mi girava un po' la testa. Tutta sta gente. Beh, sì, c'è una grande produzione, che poi non c'è neanche tanta gente oggi. Lo so, io sono nella scoperta per mio babbo. Ma in che senso? Mio padre lavora al casting, quindi mi manda in una scoperta a scremare un po' di gente. Può tornare a casa prima. Scusa, ma chi è tuo padre? È Giulio. Ah, Giulio Ternalli! Non farti sentire. Vieni.
Sei il figlio di Giulio Ternalli. Piacere, Colo. Scusa, Colo, perché non fai di cognome Ternalli? Non posso mica girare con quel nome. Ah, vero. Beh, piacere. Alex Falsone. Alexander? Sì. Colo. Colombo. Cristoforo Colombo. Esatto. E di dove sei? Sono qui della City. Hai già fatto 3 provini? Centinaia ormai. Cavolo. Anche di cinema? No, cinema poca roba, per lo più teatro. Ma lo sai che il protagonista che cerca mio padre fisicamente somiglia? Tu dici? Infatti stavo leggendo il copione, secondo me oggi potrebbe andare bene, infatti. Ma perché non andare meglio? In che senso? Io ho un ascendente incredibile su mio padre. Prendi gli ultimi 3 film, li hai visti, vero? Certo. Sì. Ancora Mia 2004, Seguimi 2006. Per sempre? Mia? Certo, per sempre Mia 2007. 3 film, 8 protagonisti scelti praticamente da me. Io direi che il vero provino non è tanto là dentro con mio padre, ma un po' fuori con me. E quindi allora è fatta? Per cosa? Direi toccate di me. Calma, pur sempre un lavoro questo. Scusa, non ho capito perché tu non vai mica a scuola. No, io giro il mondo con mio padre, è un insegnante privato. Mio padre mica può andare in giro a dire che mi sfrutta perché ho occhio sugli attori, quindi non ricevo mai un compenso. Cioè, quindi il papi non ti dà niente per il tuo lavoro di talent scouting? Scherzi, il papi ci tiene alla mia indipendenza. Se vedo 50 euro a Natale è un miracolo. Tirchiello, eh? Puoi dirlo forte. Vabbè. Quanto vuoi? Considerando che se ottieni la parte, minimo ti fai 2 anni stipendiato, 3.000 euro al mese, vitto e alloggio pagati. Per 5 anni almeno cavalchi col tuo nome legato al film, senza contare quella pubblicità enorme che un film diretto da Ternalli deve protagonisti. Io direi che 1.000 possono bastare. 1.000 euro? Non urlare. No, ma stai scherzando? 1.000 euro? Ma per favore, ma scusami, chiunque potrebbe andare in giro a dire di essere il figlio di un grande regista. No, tu sei un truffatore, dai. Mato. Ecco qui, ieri sera. Faccio io un controllo. Controlla. Sì. Qua, Giulio Ternalli. Internet dice non ha figli. Ma sei scemo? Sono minorenne. Secondo te mio padre può mettere le mie foto su internet? Vero. Ok. Aspettami qua. Non ti muovere, eh? Aspettami qui, eh? Aspettami! Ve l'ho detto che ha talento. Mai trovato uno come il Colo. Ecco. Ok. Sono i miei ultimi risparmi, eh? Mi ha detto Alexander Falsone, eh? Sì. Alexander Falsone. Non preoccuparti, la parte è tua. Tieni presente alcuni punti solo. Quando entri tu salutalo come foste 2 vecchi amici, tipo "Uela Giulio, come stai?", ok? Ma non l'ho mai incontrato. Lo so, è il segnale per far capire a mio padre che siete d'accordo, no? Ok. Aspetta, non basta, siccome è già capitato che qualcuno entrasse con questa battuta, la seconda è sempre diversa. Quella di oggi è, attento, non ti ricordi di quella volta a Capri? Capri? E lui dirà, no, mai visto, non ti conosco. Questo per non far capire alla troupe che siete d'accordo, no? E a quel punto tu stai attento e gli dici, ma sì, quella volta che eravamo a cena con quelle 2, come si chiamavano? E lui dirà, ah sì, Monica e Alessia. Se dice Monica e Alessia, è fatta. Viene lì, ti abbraccia, fate un colloquio al volo e stasera stessa ti richiama lui. Monica Alessio. Ok, Monica Alessio, ci sono sul pezzo. Tu non preoccuparti, sei in una botte di ferro. Se poi trovo qualcuno che preferisce, ha qualche dubbio, lo faccio ragionare io. Se no, d'altronde, cosa mi avresti pagato a fare, no? Va bene, grazie allora, grazie mille. Quando poi diventi famoso, mi inviti a qualche festa, eh? Certo, parti in piscina, sarai il primo sicuro. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. Prego, il suo turno.
non ti ricordi di me? Alex Falsone. No, guardi, io mi posso anche sbagliare, ma non la conosco. Ma sì, quella volta lì a Capri, che eravamo a cena, con quelle due... come si chiamavano? Ma questo è un pazzo, ma chi è che l'ha chiamato? Monica e Alessia, ma non poteva dirlo. Monica e Alessia, è facile. Monica e Alessia. No, devo... Dai, sicurezza. No, Giulio Ternalli, anche un mio amico che si chiama così, stessa felicità e siete uguali, identici. Dai, portatelo via. No, io voglio fare il provino assolutamente perché sono uguale identico al protagonista, non lo vede? Ma il protagonista è una donna, ma lei è un imbecille. No, ho detto così perché chiunque prende parte ai suoi capolavori si sente un protagonista. Sì, i miei capolavori, ma lei non avrà neanche visti i miei capolavori. Ma sta scherzando? Guarda che io la sua trilogia la porto sempre nel mio cuore. Allora, segui nel 2004, ancora Mia del 2006 e per sempre Mia del 2007. Ma che titoli di merda sono? Ma poi secondo lei sono ancora fermo al 2007? Dai, portatelo via. Falsone, lei non lavorerà mai nel cinema, anche se avesse cominciato. Si sente esonerato dal farlo perché nessuno la chiamerà più. Lei è un pazzo. E comunque me l'ha detto suo figlio Emanuele di dire così. Ma che Emanuele, poi io non ho figli. E comunque era Monica Alessia. Capri, ma dove abbiamo trovato questo qui? Ma questo è un pazzo. Uè, Giulio. Ma va a quel paese, va. Maestro, se posso. Ma sì, dica, sì. Il signor Falsone mi sembra perfetto per quella parte da schizofrenico di quel suo progetto. Si ricorda? Ma quale? Finalmente Mia? Vero. Finalmente Mia. Sì, vabbè, ma quello è un progetto che va al 2028. Lasciamogli credere che non lavorerà mai più nel cinema, questo. Poi tanto, poi lo chiamiamo, abbiamo il numero, no? Sì, certo, maestro. Quindi lo troviamo, insomma. Falsone. Maledetto, ma perché devono capitare tutte a me? Maledetto bimbo minchia. Ah, io sono il figlio del regista, il papi non mi dà la paghetta. Ah, ma prima o poi io ti becco, e quando ti becco, Psst. Problemi anche tu oggi, Provini. Come, scusa? Hai capito bene. Provini è il figlio di Ternalli. Fammi indovinare, ti ha trovato lui per primo. In realtà mi è caduto addosso. E tu sarai stato così tanto furbo da dirgli come ti chiami e dove abiti. Di certo non gli ho dato il numero civico, Tanto basta. Ma perché? Ci sono passato anch'io tanti anni fa. E da allora la mia vita è andata in rotoli solo perché mi sono intestardito a ritrovarlo e a fargliela pagare. Scusa, cosa ti ha fatto? Non importa, ma da allora ho perso la famiglia, gli amici. E la verità è che è stato lui il primo a trovarmi e a consigliarmi di farmi gli affari miei, cosa che non ho fatto. Scusa, ma che esagerazione per un pischello del genere. Ma non lui, la sua famiglia. Gente pericolosa, senza scrupoli. Ma ascolta, io li denuncio diretti, Allora non capisci. Te l'ho già detto, ci sono già passato. E il giorno della denuncia ancora lo ricordo. Ecco cosa succede a denunciare i Colombo. Ah, ma allora si chiama davvero Colombo. Ho perso il piacere di andare in moto. E non sono neanche mancino. Scrivo come un bambino di 4 anni. Ho perso il lavoro, sai, facevo il DJ. Scricciavo con la destra. Invece la sinistra c'ho il medio che ha un problema, non è che... Hai reso l'idea, davvero, non ne parlerò mai più con nessuno, te lo posso garantire. Non una parola. Scordati di lui. Mi scorderò di lui. Se lo vedi in giro, lascialo perdere. Sì. Cioè, ma capitano tutte a me. Pure il pischello figlio del boss. Ma tranquilla. Tu non farai la stessa fine di quello lì che abbiamo incontrato nell'ombra, no? No. Vedete? Mica minacciavo di morte, piccoli reati. E poi ci tenevo che al mio pupillo non succedesse mai nulla. Colo, tutto a posto.
Ottimo lavoro. Signora, a fare la comparsa, ne abbiamo bisogno, venire. Guardate che abbiamo la comparsa. Ottimo. Ma non se lo porti. Come si chiama, signora? Fernanda Frigerio. Fernanda Frigerio, bellissimo nome. Si è buttata dentro a fare la comparsa, l'abbiamo presa. Dice che io sono Gigi D'Alessio. Sono il numero 1, 86. E sono un capricorno, mi comanda nessuno. Ma infatti ne abbiamo chiesto per cortesia. Giulia, la make-up artist, che è una persona che si impegna un sacco, fa un sacco di cose fighe. Il suo progetto si ricorda? Quale? Finalmente mia? Vero. Finalmente mia. Io non ho figli. E comunque era Monica Alessio! Monica Alessio! Ah, ma lei è nuovo. Sì. Pure meglio di quello dell'anno scorso. Molto bene. Secondo me questo era già capito, più professionale. Vabbè, ragazzi, scazzato. Ragazzi, sono Stanislaschi. A me questa piaceva, raga. A me questa è piaciuta. Chiara, Certo. vedi? Vedi? Non sono l'unico che la pensa. Sembra molto convinta. Dai. Stop, riserva. Segno, presupposto del professor Amati, che dopo 30 anni di lavorata carriera è finalmente andato in pensione. Sei anni per partire. Parti però! Concetta. Che bastardo che sei. Scusa. Cosa? Poi scena. Brutta merda. Ancora. Concetta. Vedi, no, è solo tutto di merda, aspetta. Guarda che poi devono dire così. Ah!